Parlare di quanti soldi si fanno, è giusto? Ve lo chiedo perché questo è il commento che ho ricevuto sotto il video dove vi racconto di come un'alluvione mi ha portato via il mio ufficio. A quanto pare dire quanti soldi si fanno online porta sfiga. Vabbè. Ciao, io sono Roberto Ricotta, faccio il videomaker in Australia dove mi sono trasferito per amore, dato che la mia ragazza è di qui, e mi sono innamorato anche del posto, trovando un work-life balance fantastico tra il lavorare e creare i miei progetti online e divertirmi surfando e godendomi la natura. Da quando ho deciso di reinventarmi qui partendo completamente da zero, ho deciso di portarvi con me in un percorso che ho chiamato Da Zero a Videomaker, dove ho condiviso tutto, anche i guadagni, sia quando non c'erano e ho finito i soldi, sia quando poi sono cresciuti sempre di più. Apprendo che questo non è un commento che è stato scritto per cattiveria, quanto per un mindset che secondo me è sbagliato e che pure io purtroppo avevo fino a poco tempo fa. Leggiamolo insieme. Nell'ultimo periodo non eri tanto umile facendo vedere soldi e contanti a go-go. Cerca di riprenderti e lavora facendo vedere meno i tuoi guadagni. La gente è invidiosa, fidati, e ti arriva sempre la loro negatività. Ora, perché non dobbiamo prendercela con questo ragazzo e perché oggi decido di continuare a condividere con voi i guadagni degli ultimi 3 mesi, visto che l'ultimo video che abbiamo fatto risale ad ottobre? Perché purtroppo è una cosa super comune pensarla in questa maniera. E anch'io nel passato, se vedevo uno che iniziava a parlare quanti soldi ho fatto e qua di là, l'avrei visto con un occhio magari negativo. Il vero switch di mindset io l'ho avuto solamente una volta arrivato in Australia, dove dovendo ricominciare da zero, non avendo più la cerchia di clienti che avevo in Italia, ho dovuto proprio ristrutturare il mio modo di vendermi e il mio approccio a quello che è il mercato e dunque ai soldi. Il vero switch è arrivato appena ho scoperto un libro, Start with Why di Simon Sinek, che per chi non ha voglia di comprarlo vi lascio qui sotto il link, un TED Talk che è uno dei TED Talk più visti in assoluto al mondo, dove l'argomento è semplice. L'autore descrive la cosa che tutte le compagnie e i leader di successo hanno in comune, come Apple, Microsoft e tante altre, ovvero che loro, nella loro comunicazione, iniziano sempre con il perché e non con il come o cosa. Ok, ma cosa c'entra con quanti soldi uno fa? Ci arriviamo. Il problema che io ho sempre avuto quando facevo il videomaker, che ho fatto anche quando sono arrivato in Australia, era quello di focalizzarmi sul cosa e il come. Dunque, la gente doveva venire da me e doveva voler un mio video che doveva pagare tanto perché il mio video era incredibile e il modo in cui lo facevo era eccellente. Non me ne fotteva nulla nel perché io lo facessi, nel perché le persone lo dovevano fare con me. Cioè io il perché lo dicevo, sì no, perché il mio video è bello, quindi tu dovresti acquistare un mio video perché il mio video è fico. Mentre in realtà il vero switch di mindset che poi ti aiuta anche a ottimizzare le tue entrate è proprio quello di iniziare a pensare prima al perché. Non solo perché così la gente capisce meglio quello che fai quando tu comunichi il tuo perché, ma anche il perché loro dovrebbero prendere il tuo prodotto, il tuo servizio. Nel momento in cui uno la inizia a pensare così e lo inizia ad applicare come ho fatto io qui in Australia, che mi ha fatto arrivare a risultati incredibili in pochissimo tempo, è lì che cambia anche il tuo mindset riguardante i soldi. Questo perché non vedo più i soldi come una cosa che una persona deve darmi perché il mio prodotto vale tantissimo, ma quanto perché quello è un investimento che loro devono fare che gli farà rientrare molto di più. Parliamoci chiaro, oggigiorno tutti hanno bisogno di video per i social o di raccontarsi per i social, e quando capisci che i soldi sono una conferma del tuo fare bene nell'aiutare gli altri, che le cose cambiano e che il parlare di quanti soldi si fanno in realtà si traduce in un ok, guardate che cosa ho fatto, guardate grazie alle mie skills quante persone sono riuscito ad aiutare. Andando a noi, come stanno andando le cose nel business? Noi ci eravamo lasciati ad ottobre, che ero ancora in Italia, ero venuto per rivedere i miei e fare qualche lavoretto lì, dove ero arrivato ad una media di circa $17.000 australiani al mese. La mia attività si divide in 2 parti, una online e l'altra offline. La parte online, nelle quali le entrate arrivano tramite questi video che faccio, degli sponsor che vogliono acquistare uno spazio all'interno di questi video, i corsi e le consulenze online che faccio individualmente su Zoom. Poi un'altra fetta, quella offline, che viene e cresce sempre di più grazie a quella online, che è la mia attività fisica di videomaker, che faccio qui in Australia principalmente, con clienti che seguo mensilmente nella creazione di contenuti per i loro social e che ogni tanto già ho delle richieste per tornare in Italia, faccio appunto in Italia stessa. Le cose negli ultimi 3 mesi sono cambiate tanto. Infatti, mentre ad ottobre le entrate erano pari da entrambi i mondi, quello offline e quello online, a partire da novembre, poi dicembre, fino ad arrivare a gennaio, la situazione si è ribaltata. Ora, i numeri che vi dirò sono circa orientativi, non sono precisi al millimetro, non è il momento dell'anno in cui si fanno le tasse adesso qui in Australia, però diciamo che le cose si sono ribaltate e le entrate sono diventate un 70% online e un 30% offline. In fondo c'è una questione gestionale. Questo perché a partire da novembre fino a gennaio mi sono prima trasferito all'interno dello studio, poi l'ho arredato, poi l'ho dovuto lasciare per via del diluvio universale e ho perso tanto tempo fisicamente qui in Australia, dove non ho potuto fare scouting e non ho potuto fare in modo che molti nuovi clienti
clienti australiani stessi mi potessero trovare. Il mondo online però di pari passo è andato crescendo sempre di più, perché ho fatto un secondo lancio della mia Academy online che è esplosa e mi ha portato un sacco di nuovi clienti all'interno, e poi molti di questi si sono convertiti in clienti individuali con i quali ho fatto consulenze su Zoom, dove li ho aiutati a distanza a raccontarsi creando delle strategie per i loro social, che in molti casi ha funzionato tantissimo. Vi faccio un esempio: con Carlotta, che è una business coach, ho tirato fuori una parte della sua storia che non aveva mai raccontato. Lei non aveva mai raccontato che ha iniziato il proprio business a causa del fatto che ha iniziato una relazione a distanza, le si è innescata una riflessione interiore, ha iniziato il suo business ed è cresciuto. Parlando in call è emersa e io ho detto cavolo che figata, insomma ci ho visto lungo, l'abbiamo raccontato e il video le ha fatto più di 1 milione di views. Stessa cosa con ad esempio Francesco, con lui in realtà avevamo fatto un lavoro ibrido sia di consulenze che di videomaking, perché ero capitato in Italia proprio quando lui aveva bisogno dei miei video. In quel caso, quando ci siamo incontrati, la prima cosa che ho notato guardando le sue mani, lui che è un meccanico di moto, è che le sue mani erano pulitissime, non erano nere. Abbiamo fatto un contenuto dedicato su questo e il contenuto è esploso. E quella è una roba figa perché la posso fare, non mi leva tanto tempo, la posso fare da ovunque perché mi basta il computer, non devo andare lì fisicamente a fare video come sto facendo qui nel business offline di videomaker in Australia, e dunque massimo beneficio sia per me in termini di tempo sia per gli altri, perché comunque non necessariamente hanno bisogno della mia manodopera, e le cose sono andate veramente esponenzialmente troppo bene. Novembre ho fatto 34.846 dollari. Ovviamente questa è una cifra molto alta rispetto a dove siamo partiti, da quando ho iniziato a portarvi con me in questo viaggio. Una cosa che ho capito però è che devo continuare a studiare e a migliorarmi, perché far crescere un business è una cosa che richiede tante conoscenze che io al momento non ho, perché ho sempre lavorato da solo. Però insomma, non appena ho visto questi guadagni, non appena ho visto che le cose stavano andando tanto bene e che effettivamente io potevo portare un beneficio su qualcuno, per poter estendere questa cosa a più persone possibile e non impazzire, ho iniziato a delegare. E infatti ho da poco ricominciato a collaborare con Davide, il mio ex montatore anche lui delle Iene, che ha lavorato con me su YouTube nel 2021 e che ha ripreso adesso, perché dal 2021 fino ad adesso banalmente non avevo né il bisogno né le finanze di potermelo permettere. Per me è un grosso investimento questo. Lato tuo sicuramente non è sufficiente per poterci campare, lo capisco. Se tu non hai voglia di continuare, io non ti costringo a rimanere. Come avete ascoltato, il mio budget purtroppo era molto basso per quello che era il lavoro che richiedevo. La cosa interessante però è che nell'ultimo periodo che sono tornato a fare tutto da solo, paradossalmente ho aumentato di tantissimo la produttività. L'essermi rivolto a qualcuno per l'intero anno scorso e l'inizio di quest'anno mi ha insegnato tanto a analizzare quello che è il mio workflow e schematizzarlo, così da avere più tempo libero sia per surfare ma anche per focalizzarmi sul business da videomaker qui, che comunque continua ad andare bene, con Nunzio che è il mio retainer cliente numero 1, il primissimo che si è affidato a me da giugno 2023 e che sta crescendo esponenzialmente ed molti video vanno benissimo. Moretti Forni lo vuole sponsorizzare, grande Nunzio. A dicembre, con tutto il caos che è successo, ho perso talmente tanto tempo che ho dovuto prendere una pausa sia dal mondo online sia dal mondo offline, smettendo di postare video su YouTube, di fare consulenze e non facendo praticamente shooting qui se non per Nunzio. Insomma, qui passiamo dalle stelle alle stalle, cioè insomma no, stalle le entrate sono state di circa 9.597 dollari. Questo perché ho avuto pochissimo tempo e ho dovuto prendermi uno spazio per poter risistemarmi e capire che cazzo fare. Però diciamo mentalmente questa cosa non mi è pesata. Cioè sì, è vero che noi esseri umani abbiamo la tendenza di voler sempre fare di più e che magari quello che abbiamo non è abbastanza. Una cosa che sto imparando, nonostante sto iniziando ad avere delle entrate molto importanti per essere uno che lavora sostanzialmente completamente da solo, è che il mio obiettivo non è quello di fare soldi. Cioè mi interessa più il cambiamento che ho e le storie che vivo tramite tutte queste esperienze. Dicembre è stato un down, è un dato di fatto che quando non hai tempo per lavorare la baracca si ferma e non produci tanto quanto. Gennaio arriva, mi rimbocco le maniche, riprendo a lavorare, riprendo tutto quello che avevo lasciato in stand by dal mese precedente e diciamo che non è andato affatto male. Infatti a gennaio le entrate sono state 31.821 dollari. A gennaio c'è stata una crescita, mi è entrato un secondo cliente come retainer client. Era stato un one shot client del passato, Mike, che ha visto la prima volta il primo shooting qual è il valore mio aggiunto all'interno della sua attività e ha deciso di contattarmi e avviare una collaborazione che durerà tutto il 2024, dove mensilmente faremo dei contenuti sotto la falsariga di quello che faccio già con Nunzio. Dunque gennaio parte in bellezza con 2 retainer client. Arriviamo però al vero e proprio bilancio, quello in generale di come vanno le cose del business, al di là dell'aspetto economico che è sicuramente importante ma non è tutto. Riguardo l'aspetto da videomaker, diciamo che non potrò crescere più di tanto. Ho già 2 clienti ricorrenti che settimanalmente mi occupano
occupano 2 shooting. Fisicamente questo mi richiede del tempo per andare, guidare alla location del cliente o ad altre location, perché nel caso di Mike spesso ci spostiamo. È dunque una cosa che è limitata alla mia persona proprio fisica di spostamento. Questa è una limitazione nel senso che settimanalmente io non potrò prendere più di altri 2, massimo 3 clienti se non voglio andare in burnout. Sicuramente nel futuro poi si potrà studiare una formula ibrida dove assumerò qualcuno che mi aiuterà con gli shooting. Questo farà parte di un test che avvierò nell'anno. Mi piacerebbe tanto organizzare una sorta di Masterchef per videomaker come ho fatto in passato per un cliente, dove effettivamente trovo qualcuno che mi dà una mano qui sul posto in Australia. È un dato di fatto che materialmente il lavoro fisico offline come videomaker ha una curva di crescita molto più lenta rispetto a un business invece che online, che esiste da diversi anni e che continua a macinare views grazie a contenuti come questo e anche a contenuti shorts sul mio Instagram e TikTok. Ed è simpatica questa cosa perché avere una reference nel mondo offline, avere un obiettivo, quello di stabilirmi come videomaker e raccontarlo online, paradossalmente mi ha fatto molto più crescere dal punto di vista online. Questa secondo me è una cosa importante oggigiorno perché tutti sono fissati sul lavorare online, però secondo me è fondamentale avere anche della credibilità a telecamere spente, avere proprio delle persone che fisicamente ti vedono, fate delle cose. Insomma, questa è una cosa che ho capito da quest'anno. Cioè, per come sono i risultati economicamente avrebbe senso smettere di fare il videomaker, andare all in sul mondo online e fare verticale solo quello. Però so già che io mi romperei il cazzo perché mi piace fare cose diverse e anche vedere fisicamente, vivendo in Australia non posso incontrarvi quando facciamo le call private, insomma mi manca quella roba lì. So che è fondamentale avere entrambe le cose. È una cosa che ho imparato sulla mia pelle quest'anno, non mi aspettavo completamente e sono felice perché non tanto per l'aspetto economico, so già che probabilmente tutti i mesi non andranno così, già so che ad esempio questo mese, febbraio, non andrà tanto quanto il mese precedente, ma perché mi sto prendendo di nuovo del tempo, questa volta non per un trasloco, un'altra ancora, al momento sto posticipando, non è la mia priorità, ma quanto perché mi prenderò del tempo per lavorare su delle campagne di lancio per raggiungere quanta più gente possibile stavolta qui in Australia e anche poi per mettermi nelle mani per una possibile riapertura, cioè no, possibile, succederà ma ci vuole del tempo, della Ricotta Academy. Tutte queste cose qui hanno bisogno di tempo, non esiste un'entrata passiva che tu ti siedi lì, posti video online e guadagni, sono minchiate. Insomma, continuerò a fare video di aggiornamento, non so se mensile, dipende come mi girerà, ritengo opportuno continuare a farlo, quanto per una questione di dimostrazione che è possibile. Io non sono per niente speciale, sono una persona normale come tutti, che ha semplicemente una passione straordinaria e una voglia di fare straordinaria. Cioè ognuno di noi penso che possa avere una propria passione che lo spinga al punto da trovare il proprio meccanismo nel mondo. Io sono contento di essere dove mi trovo e sono felice che per chi di voi è arrivato fin qui, perché anche questa non è una cosa scontata. Ci vediamo al prossimo video.